Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca dal kayak. Proviamo a spinning al pesce serra. Proviamo di insidiare qualche pesce serra qui in foce, siamo agli inizi di settembre e vediamo cosa ci riserva questa giornata. Mamma che cacciata! Ce l'ho dietro, ce l'ho dietro! Dai 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 dai! Dai 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 dai! Allora, una volta arrivato sul posto di pesca mi sono messo a fare un po' di, diciamo, a sondare un po' la zona, anche se non ho l'ecoscandaglio. Diciamo che qui il fondale non è tanto profondo, so che arriva nella zona dove intendo pescare oggi fino ai 5-7 metri, quindi eventuali attività di cacciate in superficie riesco tranquillamente a vederla. Allo stesso modo, se c'è qualche palla di pesce foraggio riesco tranquillamente a vederla ad occhio nudo, anche perché adesso è calmato il vento ed ecco, questa è la zona, il momento ideale della giornata per fare qualche lancio a spinning, il classico cambio di luce, e vediamo che cosa succede. Ho portato con me una strettissima selezione di eschi artificiali, tra cui questo Needle, questo è un artificiale economico di Hunthouse ed è un 160 mm per 18 grammi di peso. Inoltre ho portato qualche altra chicca, diciamo che c'è veramente poca roba. C'è questo pencil della Duo, qualche piccolo jig, giusto un paio di esche siliconiche, corpo in gomma con testina in piombo, piombata. Poi ho il mitico Blue Scout
mattatore per riserva in tante occasioni. E poi vi faccio vedere, questo è un Pro Q90 della Seaspin. E poi, diciamo, per completare un po' quello che è il range di artificiali, cioè questo lipless, che è un jig lipless, è una via di mezzo fra un jig e un'esca artificiale senza paletta, è molto pesante. E inoltre, per completare, ho portato un jerk, uno dei jerk più classici, il Tide. Questo è un po' la mia cassettina, il mio assortimento di esche per questa battuta di pesca. Facciamo ancora un cambio esca. Mettiamo un Blue Scud. Blue Scud è sempre un artificiale che mi ha dato belle soddisfazioni. Vediamo se si ripete anche questa volta. Il recupero per riserva è questo qua, canna orizzontale all'acqua, lo facciamo scivolare proprio sull'acqua e lui lascia quella classica V a pelo d'acqua. Solitamente se c'è il serra dietro si gonfia l'acqua dietro e l'attacco o è immediato oppure molte volte il pesce segue senza attaccare. Altrimenti possiamo fare un altro tipo di recupero. Una volta lanciato arriva in acqua, recupero veloce, schippato, saltellato sull'acqua come un pesce in fuga. Imita molto bene un pesce che vuole scappare. La forma è tutto per questo artificiale. Parliamo anche un po' della mia canna. Ho portato una St. Croix. Allora, questa è la Legend Tournament LB 571 MF, praticamente è una 7 piedi e 10, un'azione fast. Per la pesca dal kayak mi soddisfa davvero tanto, perché è leggermente più lunga delle classiche 7 piedi a cui sono abituato e quindi riesco a caricarla molto meglio stando seduto. L'ho accoppiata con un Daiwa Ballistic, questo è un 4000C, su cui ho caricato un trecciato, un trecciatino, sarà uno 0,16 se non sbaglio. Finale gli ho messo uno 0,38 se non sbaglio. E qui ho innescato un gighettino, sto lavorando col jig. Questa è la mia attrezzatura, il mio setup. Eccolo,
Perfetto. Serro. Ci vuole un po' di lascio. Cresci. È andato. Allora, diciamo anche qualche parolina sul kayak che sto utilizzando. Questo è un hobby compass della serie Mirage e praticamente per quanto riguarda le mie pescate pesco principalmente a spinning e qualche volta a traina con gli artificiali o con il vivo. È per me un kayak ideale, anche perché non mi allontano tanto dalla costa e mi permette di fronteggiare anche quella fastidiosa onda ripetuta. Con kayak più corti, ecco, andavo un po' in sofferenza, invece con questo riesco a tagliare bene tra un frangente e l'altro e quindi mi trovo molto bene. Un kayak che io consiglio. È di media lunghezza, medio peso, media larghezza e quindi è ideale sia per scaricarlo e caricarlo sull'auto per chi solitamente lo trasporta sull'auto, e è ideale per me anche perché accoppiandogli un carrello con delle ruote ideali per la sabbia riesco a portarlo, ecco, sulla sabbia con poco sforzo, perché dal punto dove lo scarico con l'auto fino al punto di varo sono quei bei 50-60 metri che si fanno sentire e quindi ho ideato questo sistema per ecco, alleggerirmi di questo peso. Allora, per quanto riguarda la pescata ho catturato un serra, l'ho rilasciato, era di una taglia piccola, però mi ha dato comunque soddisfazione. L'importante è scappottare. Ora continuo ancora a pescare, c'è qualche marcatura, la riesco a vedere, quindi c'è qualche palla di mangianza, c'è un po' di attività in superficie. Sono pesci di media taglia, piccola taglia, però cerco di fare ancora qualche lancio. Nel frattempo noi ci salutiamo perché sta per arrivare il tramonto, quindi sarà notte e la mia telecamerina di notte non ne vuole sapere, per cui ci salutiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!